Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vedremo come realizzare insieme il berretto che è nella foto che ancora non ho chiuso. Eccolo qui, un berretto fatto in costa inglese con un bordo decorato con i punti puff. È una lavorazione molto elastica e facile da realizzare. Io ho appunto voluto decorare il bordo con i punti puff per rendere molto più femminile il berretto, però volendo si può lavorare tranquillamente in costa, aumentare un po' l'altezza del cappellino stesso. Il mio è di circa 26 centimetri e ho lavorato un rettangolo di 47 centimetri. Perché? Perché innanzitutto è una lavorazione, come abbiamo detto, molto elastica, pertanto per un adulto penso sia sufficiente, perché nel momento in cui viene cucito e indossato tenderà a dilatarsi la lavorazione, quindi io consiglio di lavorare sempre un bel po' di centimetri in meno per la lavorazione stessa. Non c'è un numero di catenelle di punti da lavorare, se non che soltanto questa parte, diciamo il bordino e il punto puff occuperanno i primi 8 punti della lavorazione e vi faccio vedere come. Allora, innanzitutto c'è da dire che il punto puff non è lavorato su tutti i giri, ma a giri alterni. Per poter passare da un lato all'altro nel giro in cui non si fa il punto puff, io ho utilizzato delle catenelle, 3 catenelle. Adesso vediamo un pochino come si può avviare questa nostra lavorazione. Io qui ho un altro tipo di filato, utilizzo questo. Quello che ho utilizzato per il berretto mattone è appunto un filato in microfibra nelle tonalità del marrone, del mattone, scusate. Allora io avvio la mia catenella. Adesso facciamo soltanto un piccolo campione per vedere appunto come lavorare il punto puff. La maglia inglese, la costa inglese che ho lavorato io per per il mio berretto è lavorata sulla maglia bassa. Si può utilizzare anche la mezza maglia doppia, però io preferivo la maglia bassa perché appunto, essendo un filato già bello corposo, non volevo appesantire ulteriormente. Allora, quando io ho iniziato il mio lavoro, diciamo, avviato la mia catenella lunga diciamo dalla testa, dalla punta della testa fino a più o meno il lobo. Allora, il mio, come vi ho detto, è alto. Stiamo parlando dell'altezza della parte che poi riveste la nostra testa, è di circa 26 centimetri. Una volta avviata la mia catenella ne aggiungo una per alzarmi, entro nella prima catenella e lavoro il primo punto. Accanto ne lavoro altri 4 perché la mia intenzione è quella di realizzare il bordino, quindi 2, 3, 4, li contiamo per essere certi che siano in un totale di 5, primo punto, secondo, terzo, quarto e quinto. Adesso cosa faccio? Non vado a lavorare subito il mio punto puff, ma aggiungo 3 catenelle, 2 e 3, salto 3 catenelle di base che saranno lo spazio poi dedicato al mio punto puff, vado e lavoro la restante parte della catenella con i miei punti bassi. Ok, vado avanti fino alla fine del giro con molta pazienza e attenzione. Il primo giro è quello un pochino più noiosetto perché appunto dobbiamo stare attenti a non saltare i punti di base. Ci siamo quasi, eccoci qua.
Adesso dobbiamo voltare, non c'è niente di più semplice, aggiungo una catenella, giro il mio lavoro, entro però qui e prendo soltanto metà del punto perché io devo lavorare in costa, costa retro, e parto, vado a rintracciare il secondo punto, faccio questo lavoro fino ad arrivare al punto dove mi trovo con la catenella. Già dal secondo giro iniziamo a vedere il motivo della lavorazione in costa, costa inglese, chiamata anche costa inglese, con la maglia bassa. Ok, stiamo giungendo verso la fine. Siamo qui, ecco qui, sono nel punto del foro che ho lasciato prima, filo sull'uncinetto, vado alla base, intercetto le mie 3 catenelle, nella catenella centrale inizio a lavorare il mio primo punto puff con 3 gettate, 2 e 3, ok? Sull'uncinetto devo avere, se contiamo insieme, 3, 4 sotto, 5, 6, 7 gettati. Tiro tutto, chiudo con una maglia bassissima e questo è il mio primo puff. Aggiungo 2 catenelle che poi mi serviranno per la lavorazione dei puff del, diciamo, del, non del prossimo giro, ma di quelli poi successivi. Opla, mi sta sfuggendo. Rifaccio il mio puff e quindi filo sull'uncinetto, entro una volta, filo sull'uncinetto, entro 2, filo sull'uncinetto, entro 3 volte, vado a chiudere in questo modo, maglia bassissima. Proseguo con la lavorazione, devo ricordarmi che in pratica qui devo lavorare le mie 5 maglie basse in costa. Facciamo solo un po' di attenzione perché la prima tende a nascondersi sotto il puff, però noi la rintracciamo facilmente. 1, 2, 3, faccio scorrere un po' di filo, 4, l'ultima è da rintracciare proprio alla base, ma la prendo perché mi serve, no, se no mi si riduce il lavoro, e 5. Questo è il primo giro di puff, quindi sui numeri, diciamo sui giri pari andremo a lavorare il puff, catenella, giro il lavoro, siamo al terzo giro, quindi giro dispari, devo fare 3 catenelle al posto del puff, quindi di nuovo costa retro, 3, 4 e 5. Allora, punto puff io non lo vado a fare in questo caso perché se no qui mi si creerebbe una bombatura che comunque non permetterebbe di avere un lavoro omogeneo. Per poter passare quindi direttamente al punto successivo, invece del puff faccio le mie 3 catenelle e vado nella prima maglia bassa dopo il punto puff e continuo a lavorare in costa retro. Allora, questo è quanto, quindi ci ricordiamo che nei giri dispari, quindi primo, terzo, quinto e così via, invece del punto puff vado a realizzare delle 3 catenelle. Quando vado a ritornare poi nei punti pari, ad esempio qui avete visto io ho fatto, è vero, il punto puff alla base, però ho inglobato durante la lavorazione le 3 catenelle volanti per non lasciare, si potrebbero lasciare anche dietro, poco importa, tanto poi alla fine si lasciano anche die, vedete, a me alla fine scompaiono, quindi è meglio farle sparire. Quindi durante la lavorazione del puff al ritorno magari lo facciamo perché non vorrei crearvi confusione.
le catenelle devono essere inglobate all'interno delle gettate, in modo che poi non ci diano nessun tipo di effetto sgradevole estetico quando guardiamo il nostro lavoro. Ok, allora ritorniamo, siamo questa volta al quarto giro, devo andare a inglobare le catenelle e realizzare il punto puff. Lo vediamo insieme. Siamo qui, stiamo arrivando. Ok, allora cosa succede? Ho queste tre catenelle, non faccio nulla, entro, le catenelle, le 3 catenelle del giro precedente si appiattiscono quando io faccio le mie gettate e le inglobo in questo modo, così loro non ci daranno fastidio durante il proseguimento del lavoro. Ho fatto le 2 catenelle, secondo puff e poi chiusura, 2 3 e così via. Vado qui, maglia bassa in costa retro e continuo, ok, in questo modo per tutto, diciamo, la lunghezza della lavorazione. Giunti al termine della mia lavorazione mi trovo in questa situazione, già mi sono procurata un ago da lana e delle forbicine. Allora adesso cosa devo fare? Devo cucire in questo modo, spero si veda il mio lavoro. Lo faccio come ad uncinetto, cioè le possibilità sono due: o io vado a chiudere il pannello di 47 centimetri e poi utilizzo l'ago, oppure vado a chiudere con delle maglie utilizzando sempre l'uncinetto. Io preferisco fare a uncinetto perché proprio a me non è che cioè, cucire non mi piace molto. Cosa faccio? Vado a controllare, vedete, questo qua è il primo giro, quindi ho la catenella che mi fa da linea guida, entro in questo modo e chiudo, quindi vado a chiudermi prendendo sempre solo una solina, la solina retro dell'ultimo giro con la catenella del primo e mi aggancio in questo modo. Potrei anche fare delle maglie basse che secondo me non starebbero comunque male. Diciamo che la chiusura poi è sempre molto obiettiva, per come si preferisce. È un lavoro che comunque va fatto dal rovescio del lavoro stesso, non dalla parte dritta. Prendo qui, vado in questo punto e chiudo. La stessa cosa, riprendo qui, vado qui e chiudo. Ugualmente di nuovo siamo qui, rintraccio la catenella di riferimento, eccola qui, sto attenta, la microfibra è molto bella, però diciamo che il filato tende leggermente ad aprirsi, quindi devo fare più attenzione nelle cuciture. E siamo qui. Adesso devo chiudere il mio puff, lo vado a chiudere comunque qui, sempre con una maglia bassa. Qui aumento un po', cioè nel senso che, vedete, qui è il punto dove ho lavorato il puff, faccio 3 maglie basse o bassissime, oppure punti lanciati se usate l'ago, e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Siamo ancora all'aggancio del punto puff, io continuo a lavorare nel mio punto, vediamo un attimo dal dritto, il lavoro sta venendo bello, cioè si è proprio inglobato nella lavorazione, quindi non si vede assolutamente nulla.
continuo così fino ad arrivare alla parte superiore. Ci vediamo dopo per vedere come cucire sopra. A tra poco. Una volta giunti al termine del mio lavoro sono arrivata qui. Adesso purtroppo mi tocca cucire, però lascio un filo molto lungo perché dobbiamo chiudere il lavoro, quindi aspettate, vedo se queste forbici funzionano. Un attimo di pazienza, perché ok, perfetto. Adesso cosa faccio? Vado a mi metto così, così ci vediamo meglio. Mi metto e faccio passare il filo che ho tagliato nell'asola e quindi la cucitura laterale è pronta. Se io guardo al dritto il lavoro è perfetto. Io continuo però a lavorare al rovescio. Nel momento in cui ho chiuso la mia lavorazione devo andare appunto a restringere la parte superiore del cappellino del mio berretto. Prendo un ago da lana. Io ho preso questo perché ha una cruna molto grande. Ci sono anche quelli in metallo che secondo me sono di qualità superiore, però utilizzando un filato come la microfibra meglio questo secondo me. Allora cosa faccio? Devo restringere la lavorazione, faccio dei punti e prendo tutti i giri, entro ed esco dall'asolina. Cioè perché? Perché non voglio una lavorazione troppo molle. Ok? Vedete, cerco di prenderle nel miglior modo possibile tutti i punti intorno alla circonferenza. Vi garantisco che se utilizzate anche voi un filato spesso come ho fatto io, il lavoro cresce velocemente. È un berretto che si può fare in diciamo un paio d'ore, se proprio siamo lenti, durante la visione di un bel film con una bella tisana accanto sul divano, proprio per passare una serata in relax e preparare un regalino o un oggetto per noi. Non è che dobbiamo sempre pensare agli altri, il berretto fa piacere anche indossarlo noi stesse. Comunque è un lavoro abbastanza veloce, divertente, non noioso, perché è vero che tutta costa, però logicamente poi i berretti noi li realizziamo con delle lane, dei filati abbastanza corposi, quindi il lavoro cresce velocemente e dà anche una certa soddisfazione mentre lo si lavora, quindi secondo me è proprio il lavoretto giusto da fare per qualche serata passata tranquille sul divano, senza impegni, magari un weekend invernale in cui non si esce, si vuole stare belle rilassate, però nello stesso tempo vogliamo creare qualcosa di grazioso e utile per noi. Allora, dopo aver fatto tutto il giro, logicamente, essendo un bel filato, spesso cerco di tirare bene perché il foro è rimasto ancora aperto e vado a ripassare questa volta con dei punti più larghi per poter chiudere meglio la parte superiore. Altra cosa che potremmo fare, dei pompon da mettere sopra. Io francamente non l'ho previsto il pompon perché appunto avendo già la decorazione sotto dei punti puff non mi sembrava il caso. Allora, con gli ultimi punti io cerco di appunto chiudere il foro formato in questo modo. Ok, ci siamo.
metto una mano dentro, vedete c'è ancora un po' di spazio, quindi vado a riprendere un po' i punti che ho messo e a chiuderli in questo modo, ok? Poi nel momento in cui ho ottenuto il risultato desiderato, vado a chiudere inizio a fare dei nodi, cioè chiudo, inglobo il filo in questo modo, ok? Secondo me in questo modo è bello chiuso. Metto sul dritto il mio berretto per controllare se la cucitura è andata bene, effettivamente è tutta bella chiusa, e questo è il risultato finale. Lo metto così perché non sta nell'inquadratura. Un berrettino molto sfizioso, da regalare o regalarsi, e diciamo un piccolo lavoretto da fare in un paio di ore. Se vi è piaciuto il risultato finale del mio berretto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate la campanellina accesa per le prossime novità. A presto, buona creatività a tutti!